Salve a tutti ragazzi e bentornati da Fabrizio Teghesi. Quindi finalmente mi è arrivata tra le mani la MP10 TKI2. Mi è arrivata un paio di giorni fa, dovevo fare un altro video e ragazzi, come sapete farò la live come ho fatto anche per la MP10E, ma non vi volevo lasciare totalmente a bocca asciutta, quindi faremo un piccolo video unboxing della macchina e vi farò vedere qualcosa che si intravede attraverso le fasi, quindi vedremo le fasi una per uno. Le scocche non ci sono perché le ho già mandate al buon Max Airbrush che mi farà subito le grafiche e quindi ragazzi non ci resta che andare a aprire la nostra scatola. Andiamo! Quindi pronti per questo brevissimo video unboxing e la scatola dov'è? Eccola! La scatola! Quindi andiamo subito ad aprirla. Come vedete la confezione è come dimensioni identica a quella della MP10, quindi dopo decenni con la classica scatola nera con la maniglia molto grande, adesso siamo passati a questa nuova generazione di scatole. Io sinceramente a livello affettivo ero molto affezionato alla vecchia versione, ma a livello pratico quando spedisco le macchine e quando anche arrivano i pacchi chiaramente avremo minor spazio occupato, quindi che dire, ci adatteremo anche a questa nuova soluzione delle scatole. Il colore vedete non è più arancione ed è blu, e anche la scocca nel lancio è azzurra e bianca. Ma bando alle ciance, andiamo subito ad aprire la scatola. Ecco la nostra scatola, apriamo. Quindi ragazzi, telaio, fase 1, differenziali e cellule, fase 2, salvaservo e piastre sotto ai banchi del motore. Fase 3, bracci posteriori, piastre e materiale per completare il retrotreno. Fase 4, ancora puntali e uniball superiori per completare il retrotreno. Fase 5, materiale per completare l'avantreno. Tra l'altro vi do già una chicca. Nella piastrina anteriore lato interno c'è stampigliato Kyosho. Fase 6.
supporto centrale e trapezio anteriore. Fase 7. Gli ammortizzatori con le nuove molle. Vi dico soltanto che a vedere dal vivo sono veramente impressionanti rispetto alle vecchie. E vi do già un'altra info, ci sono i piattelli 5 fuori da 1,5 di serie su tutta la macchina. Fase 8, serbatoio, tubo, piastra radio e spessori per il differenziale centrale. Fase 9, frizione, banchi motore, supporto marmitta. Fase 10, filtro dell'aria e tiranteria con i dadi rossi di serie. Bandelle laterali, alettone, cerchi senza bollino, chiave gomme, libretto di istruzioni, decals e antenna. Questo lo apriamo perché non riesco a tenervi all'asciutto e non riesco nemmeno a tenermi all'asciutto. Le decals sono le stesse . Setup e dice, guardate, di partire con 550 450 e differenziali 442. È la prima volta che all'interno della macchina trovo un setup compilato. Il foglio setup bianco, bene ragazzi, non vedo l'ora di metterci le mani sopra e montarla. Bene ragazzi, avete visto? Vi annuncio di nuovo che ci sono tantissime differenze in più rispetto a quelle che abbiamo detto nel video precedente e anche rispetto a quelle che avete trovato online. Non mancate alla live, sarà questa volta molto breve, quindi faremo una cosa lampo. Siamo più o meno tutti a casa purtroppo con questa pandemia, quindi ragazzi vi aspetto alla live e non dimenticatevi di mettere un mi piace, lasciare un commento e farmi tutte le domande che volete attraverso i miei social oppure scrivendo qua nei commenti. E se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi. Ciao, a presto!